Ciao, sono Andrea Tortora, sono nelle cucine di Giallo Zafferano per prepararvi il re indiscusso del Natale, il mio panettone, pere e cioccolato. Inizio dal primo impasto, inserisco in planetaria la farina, lo zucchero e l'acqua. Utilizzo il gancio per impastare, impasto un paio di minuti a velocità media. Dopo qualche minuto sono pronto ad inserire il lievito. Il lievito ha avuto 3 rinfreschi da 3 ore e ora è maturo al terzo rinfresco. Lo inserisco in planetaria. Continuo ad impastare per 5-6 minuti, finché l'impasto diventerà liscio. Dopo qualche minuto ottengo un impasto liscio non ancora formato. Sono pronto ad aggiungere una parte del tuorlo. Ottenuta una struttura che stacca dalle pareti, aggiungo il burro a pomata. Continuo a lavorare la massa, ottengo un impasto liscio, elastico e lucido, che stacca completamente dalla planetaria. La struttura dovrà essere ben legata. Sono pronto a terminare con il restante tuorlo. Ottengo un impasto liscio, morbido e quasi trasparente. Lo lavoro a mano sul tavolo e do qualche piega. L'impasto dovrà staccare perfettamente senza l'utilizzo di farina o altro grasso. Ripongo la massa in un contenitore che possa contenere 3 volte il suo volume. Copro l'impasto con un sacchetto in modo tale che lo possa riutilizzare e lo ripongo in forno con la luce accesa per circa 10-12 ore ad una temperatura compresa tra i 28 e i 30 gradi. Dopo 12 ore questo è il nostro risultato. Lo inserisco in planetaria. Aggiungo la farina. Impasto a media velocità per 5-6 minuti. Sarà fondamentale avere una struttura ben legata. Nell'attesa che l'impasto si completi, preparo un'emulsione con pasta d'arancia, acqua, miele, vaniglia, un bacello spolpato e il malto. Mescolo bene, uniformando tutti gli ingredienti. Questo bouquet aromatico è consigliabile prepararlo anche 12 o 24 ore prima. Sarà ancora più intenso e darà ancora più profumi al nostro panettone. Ottengo una struttura liscia ed elastica, quasi trasparente. Inserisco tutto lo zucchero e una parte dell'emulsione. Unisco la restante parte dell'emulsione. Controllo la struttura e, accertatomi della maglia glutinica, inserisco una parte del tuorlo. La pasta stacca bene dalle pareti. Aggiungo il burro e il sale. È fondamentale in questa parte dell'impasto che il burro sia morbido. Aggiungo il sale. Raschio bene le pareti dell'impastatrice. Sono pronto a terminare col tuorlo. La pasta del panettone è pronta. Ho scelto di fare un panettone cioccolato e pera. Voi a casa tranquillamente potete scegliere di cambiare il cioccolato o di utilizzare anche un altro tipo di candito. Quindi mescolo il cioccolato ai canditi. Se i canditi dovessero essere troppo appiccicosi per la quantità di zucchero attaccato, basterà inserire un goccio d'acqua. Sarà così più facile distribuirli uniformemente nell'impasto. Miscelo a media velocità per uniformare l'impasto. Tolgo l'impasto dalla planetaria. Un impasto ben riuscito staccherà perfettamente dalle pareti. Do qualche piega di rinforzo. Scelgo di fare un panettone tipo Milano non glassato da peso finito 1 chilo. Calcolate sempre un 5-7% in più per il calo peso. Faccio riposare 30 minuti a temperatura ambiente. È passata mezz'ora. Sono pronto a dare la prima pirlatura. Arrotondo la pasta non troppo stretta. A questo punto faccio riposare 15 minuti prima della seconda pirlatura. Questo riposo è fondamentale per dare più struttura e più altezza al panettone. Sono pronto per la seconda pirlatura. Mi aiuto con un tarocco per tenere sempre il tavolo pulito e non disperdere inerti e impasto. Inserisco il mio impasto nel pirottino. Faccio lievitare il panettone a una temperatura tra i 28 e i 30 gradi per circa 6-8 ore, comunque fino quasi al bordo del pirottino. Ecco il nostro panettone lievitato. Con una lametta molto affilata lo incido a croce e inserisco un piccolo cubetto di burro nel centro. Inforno il panettone a 170 gradi forno statico per 54 minuti circa. Comunque dovrò controllare la temperatura che al cuore dovrà raggiungere i 94-95 gradi centigradi.
Inforno il panettone e con le apposite pinze immediatamente lo giro sottosopra. Lo faccio riposare in questa posizione per circa 6-8 ore. Prima di insacchettare il panettone è fondamentale controllare la temperatura al cuore, che dovrà essere tra i 20 e i 22 gradi centigradi. Lo assaggio per voi. Fantastico! Il panettone fresco è spettacolare, non ne ha uguali.